Esiste un arcipelago dove la natura non conosce confini. Isole di smeraldo emergono da un mare cristallino, mentre vulcani ancora vivi scolpiscono la terra con il loro respiro di fuoco. Foreste antiche custodiscono creature rare e sfuggenti. Negli abissi, squali balena, mante giganti e giardini di corallo formano un universo in continuo movimento. E sottoterra, grotte ancestrali che penetrano l'oscurità per chilometri. Queste sono le Filippine, un paradiso selvaggio, un regno segreto dove la vita esplode in ogni forma possibile. Ci sono luoghi sulla Terra che sembrano sfuggire al tempo, luoghi dove la natura non è solo un paesaggio ma una forza viva, pulsante, imprevedibile. Le Filippine sono uno di questi luoghi, un arcipelago di oltre 7.000 isole sospese tra oceano e cielo, tra tempeste e quiete, tra vita e distruzione. Un mondo frammentato, disperso nel cuore del Pacifico, dove ogni isola custodisce un segreto, ogni costa racconta una storia, ogni foresta nasconde un mistero. Da lontano, questo arcipelago appare come una costellazione verde che galleggia su un mare di zaffiro. Ma avvicinandosi, la sua vera natura si rivela. Un mosaico di ecosistemi, un intreccio di montagne, vulcani, foreste e barriere coralline. Un territorio giovane, inquieto, in continua trasformazione. Un regno selvaggio, modellato da forze che non conoscono tregua. Le Filippine non sono un semplice insieme di isole, sono un universo dove la vita ha trovato rifugi improbabili, dove specie antiche sopravvivono isolate da millenni, dove la biodiversità esplode in forme e colori che non esistono in nessun altro luogo del pianeta. Qui la natura non è addomesticata, è selvaggia, indomabile, primordiale. Le Filippine si trovano in una delle regioni più dinamiche del pianeta, il Pacific Ring of Fire, l'anello di fuoco del Pacifico, dove placche tettoniche si scontrano, si spezzano, si sollevano. È da questo caos geologico che l'arcipelago è nato, e da questo caos continua a rinascere, giorno dopo giorno. Ogni isola è un frammento di una storia più grande. Alcune sono montagne emerse dal mare, altre sono crateri spenti, altre ancora sono atolli corallini costruiti da milioni di anni di vita marina. Molte restano disabitate, avvolte da foreste così fitte che la luce fatica a raggiungere il suolo. Altre sono così remote che nessun essere umano le ha mai esplorate completamente. In queste terre isolate la vita ha seguito strade imprevedibili. Specie minuscole hanno sviluppato occhi enormi per vedere nel buio della giungla. Predatori maestosi hanno imparato a dominare cieli e foreste. Insetti dalle forme impossibili si mimetizzano tra foglie e cortecce. Ogni creatura sembra uscita da un mondo parallelo. Ma la vera essenza delle Filippine non è solo nella sua biodiversità, è nel suo equilibrio fragile. Un equilibrio costantemente minacciato da tempeste tropicali, tifoni, terremoti, eruzioni. Qui la natura crea e distrugge con la stessa intensità. Ogni anno decine di cicloni attraversano l'arcipelago, modellando coste, fiumi, foreste. Ogni decennio un vulcano si risveglia, ricordando a tutti che queste isole sono vive, in movimento, imprevedibili. Eppure, nonostante questa forza brutale, la vita prospera. Anzi, è proprio grazie a questa instabilità che le Filippine sono diventate uno dei luoghi più ricchi di biodiversità del pianeta. Dove la distruzione è frequente, l'evoluzione accelera. Dove la terra cambia forma, la vita si adatta, si trasforma, si reinventa. Questo documentario è un viaggio dentro questo mondo nascosto. Un viaggio attraverso isole remote, foreste impenetrabili, mari profondi. Un viaggio che ci porterà a scoprire le forze che hanno creato questo arcipelago, le creature che lo abitano, le minacce che lo mettono in pericolo e i segreti che ancora custodisce. Perché le Filippine non sono solo un luogo, sono un regno segreto, un regno che attende di essere esplorato, compreso, protetto. E questo è solo l'inizio. Ci sono terre che nascono lentamente, modellate dal vento, dall'acqua, dal tempo. E poi ci sono terre che nascono dal fuoco. Le Filippine appartengono a questa seconda categoria, un arcipelago forgiato da una delle forze più imponenti del pianeta, l'anello di fuoco del Pacifico. Qui la terra non è mai immobile, respira, trema, si solleva e ogni movimento lascia un segno.
Per comprendere davvero questo arcipelago bisogna guardare sotto la superficie. Là dove due colossi invisibili, la placca pacifica e quella euroasiatica, si scontrano da milioni di anni. È in questo confine instabile che le Filippine hanno trovato la loro forma. Una forma giovane, inquieta, in continua trasformazione. Ogni isola dell'arcipelago è un capitolo di questa storia geologica. Alcune sono il risultato di eruzioni antiche, altre di sollevamenti improvvisi del fondale marino. Ci sono montagne che un tempo erano vulcani attivi, ora ricoperte da foreste lussureggianti. E ci sono vulcani che non hanno mai smesso di respirare. Il Mayon, con la sua forma perfetta, è uno dei più iconici. Una piramide di fuoco che domina il paesaggio con una simmetria quasi irreale. Ma dietro la sua bellezza si nasconde una potenza devastante. Eruzioni improvvise, nubi ardenti, colate che scendono come fiumi incandescenti. Ogni volta che si risveglia ricorda agli abitanti di queste terre che la natura non concede certezze. Il Taal invece è un enigma. Un vulcano dentro un lago, dentro un'isola, dentro un altro lago. Una matriosca geologica che sfida ogni logica. Le sue eruzioni improvvise hanno riscritto la geografia circostante più volte, trasformando villaggi, coste e foreste nel giro di poche ore. E poi c'è il Pinatubo, il gigante che dormiva da secoli. Nel 1991 il suo risveglio fu uno degli eventi vulcanici più potenti del secolo. Una colonna di cenere alta decine di chilometri oscurò il cielo, abbassò la temperatura globale e ridisegnò intere regioni. Dove prima c'erano foreste e villaggi, oggi ci sono canyon di cenere, laghi turchesi, paesaggi lunari. Ma non sono solo i vulcani a modellare queste terre. Le Filippine sono uno dei paesi più sismici del mondo. Ogni giorno decine di piccoli terremoti scuotono il suolo, spesso impercettibili ma costanti. Sono il battito del pianeta, un promemoria che sotto i nostri piedi la terra è viva. Questi movimenti hanno creato montagne che si innalzano rapidamente, valli profonde, fiumi impetuosi. Hanno separato isole, unito terre, deviato corsi d'acqua. Hanno isolato specie animali e vegetali, permettendo loro di evolversi in modi unici. È grazie a questa instabilità che le Filippine sono diventate un laboratorio naturale dell'evoluzione. Dove la terra si spezza, la vita trova nuove strade. Dove il fuoco distrugge, la natura ricostruisce. Le foreste che oggi ricoprono antiche colate laviche sono tra le più fertili del pianeta. La cenere vulcanica, una volta raffreddata, diventa nutrimento. E così, ciò che ieri era devastazione, oggi è rinascita. E per comprendere davvero le Filippine dobbiamo accettare questa verità. Queste isole non sono stabili, non sono finite, non sono complete. Sono un'opera in corso. Un'opera scolpita dal fuoco, dall'acqua, dal vento e dal tempo. Un'opera che continua, incessante, da milioni di anni. Nel cuore delle Filippine, lontano dalle coste luminose e dalle acque cristalline, esiste un mondo diverso. Un mondo dove la luce del sole fatica a raggiungere il suolo, filtrata da strati infiniti di foglie. Un mondo umido, denso, vibrante. Un mondo che respira. Queste sono le foreste pluviali filippine, tra le più antiche e ricche di biodiversità del pianeta. Un universo verde che custodisce creature rare, paesaggi nascosti e segreti evolutivi che non esistono altrove. Qui la vita non segue le regole del mondo esterno. Qui la natura ha scritto la sua storia in silenzio, per milioni di anni. La foresta pluviale filippina è un labirinto vivente. Alberi alti decine di metri si intrecciano tra loro, formando un tetto naturale che oscura il cielo. Liane pendono come corde antiche, muschi e felci ricoprono ogni superficie, e il terreno è un mosaico di radici, foglie e vita nascosta. In questo ambiente ogni creatura ha sviluppato adattamenti straordinari. Alcune si mimetizzano così bene da diventare invisibili, altre hanno colori così vividi da sembrare dipinte. Altre ancora si muovono nel buio con sensi che sfidano la nostra immaginazione. Tra le ombre della giungla vive uno degli animali più enigmatici del pianeta, il tarsio filippino, un primate minuscolo, grande quanto una mano, con occhi enormi che riflettono la luce come due lune.
È un predatore silenzioso, capace di saltare distanze incredibili e di ruotare la testa quasi completamente per scrutare ogni angolo della foresta. La sua sopravvivenza è legata a un equilibrio fragile. Basta la perdita di pochi alberi per mettere in pericolo intere popolazioni. Nella parte più alta della foresta, dove la luce torna a dominare, regna uno dei rapaci più rari e maestosi del mondo, l'aquila delle Filippine. Con un'apertura alare che può superare i 2 metri, piume che ricordano una corona e uno sguardo fiero, quest'aquila è un simbolo vivente della natura selvaggia dell'arcipelago. È un predatore potente, capace di catturare scimmie, varani e serpenti con una precisione letale. Ma la sua grandezza è anche la sua fragilità. Ha bisogno di territori vasti, foreste intatte, silenzio. Ogni albero abbattuto riduce il suo regno. Ogni foresta che scompare è una minaccia alla sua esistenza. Ma la foresta non appartiene solo ai grandi predatori. È un universo brulicante di vita, spesso invisibile. Il cervo nano filippino, grande quanto un cane di piccola taglia, si muove silenzioso tra le radici. Il varano gigante, un rettile imponente, pattuglia il sottobosco con movimenti lenti e misurati. Serpenti arboricoli si avvolgono tra i rami come sculture viventi. Ogni passo nella foresta è un incontro potenziale con una creatura che il mondo esterno non conosce. La foresta pluviale è un paradiso, ma anche un campo di battaglia. La competizione per la luce, l'acqua e il cibo è costante. Le piante si sfidano per raggiungere il sole. Gli animali si adattano a un ambiente dove ogni errore può essere fatale. La pioggia, che cade quasi ogni giorno, alimenta fiumi impetuosi e crea un'umidità costante che modella ogni forma di vita. La notte porta con sé nuovi predatori, nuovi suoni, nuove strategie di sopravvivenza. Eppure, nonostante la durezza di questo ambiente, la foresta prospera. È un sistema perfetto, complesso, interdipendente. Un cuore selvaggio che batte senza sosta. Sotto la superficie calma del mare filippino si nasconde un universo che pochi hanno davvero visto. Un universo dove la luce danza tra le onde, dove i colori sfidano ogni immaginazione, dove la vita assume forme che sembrano provenire da un altro pianeta. Le Filippine non sono solo un arcipelago di isole, sono il cuore pulsante del Triangolo dei Coralli, la zona con la più alta biodiversità marina del mondo. Il Triangolo dei Coralli comprende Filippine, Indonesia, Malesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Isole Salomone. In queste acque vivono oltre 500 specie di coralli, più di 2000 specie di pesci, centinaia di invertebrati ancora non catalogati e alcuni dei più grandi animali del pianeta. È un laboratorio vivente dell'evoluzione, un luogo dove la vita ha avuto milioni di anni per sperimentare, adattarsi, trasformarsi. Le barriere coralline filippine sono tra le più spettacolari del mondo. Da lontano sembrano semplici rocce colorate, ma da vicino rivelano la loro vera natura. Sono città brulicanti di vita, costruite da minuscoli architetti chiamati polipi. Ogni corallo è un organismo vivente, ogni colonia è una comunità, ogni barriera è un ecosistema complesso, dove ogni forma di vita ha un ruolo preciso. Pesci farfalla, pesci pappagallo, pesci angelo, un'esplosione di colori che si muove tra le ramificazioni dei coralli. Piccoli crostacei si nascondono tra le fessure, stelle marine e cetrioli di mare puliscono il fondale. Tutto è interconnesso, tutto è vivo. Ma il regno dei mari filippini non appartiene solo ai piccoli. Qui nuotano anche i giganti. Lo squalo balena, il pesce più grande del mondo, visita regolarmente queste acque. Nonostante le sue dimensioni colossali, è un gigante gentile. Si nutre di plancton, filtrando l'acqua con movimenti lenti e maestosi. Vederlo apparire dal blu è come assistere alla materializzazione di un mito. Le mante oceaniche, con le loro ali immense, sembrano creature alate che volano sott'acqua. Si muovono con grazia, sfiorando i subacquei come spiriti del mare. Ogni incontro con loro è un momento sospeso. In alcune zone i coralli assumono forme così strane da sembrare paesaggi extraterrestri. Coralli a fungo, coralli a cervello, coralli a tavola.
spugne giganti dai colori impossibili, anemoni che ondeggiano come fiamme vive. Tra questi giardini sommersi vivono creature che sfidano ogni logica, cavallucci marini minuscoli come un'unghia, pesci rana che camminano sul fondale, polpi mimetici capaci di cambiare forma e colore in un istante. Ogni metro quadrato di questi fondali è un universo. Le correnti oceaniche sono il motore invisibile di questo regno. Portano nutrienti, ossigeno, vita. Dettano i ritmi delle migrazioni, delle fioriture di plancton, delle riproduzioni di massa dei coralli. La natura delle Filippine è un miracolo nato dal fuoco, scolpito dall'acqua, protetto per millenni dall'isolamento. Ma oggi questo miracolo è in pericolo. Le stesse forze che hanno creato l'arcipelago, la vita, il tempo, l'evoluzione, si trovano ora a confrontarsi con una nuova potenza, più rapida, più invasiva, più imprevedibile: l'uomo moderno. Per la prima volta nella storia, la natura non affronta un vulcano, un tifone, un terremoto. Affronta noi. Le foreste pluviali filippine, tra le più antiche del pianeta, stanno diminuendo a un ritmo allarmante. Ogni anno migliaia di ettari vengono abbattuti per far spazio a coltivazioni, strade, insediamenti. Alberi che hanno impiegato secoli per crescere vengono eliminati in pochi minuti e con loro scompaiono interi mondi. Il tarsio perde il suo habitat. L'aquila delle Filippine vede il suo territorio ridursi sempre di più. Specie che non esistono in nessun altro luogo del pianeta rischiano di svanire per sempre, senza che nessuno le abbia mai studiate, viste, conosciute. La foresta non è solo un paesaggio, è un archivio vivente della storia della Terra, e ogni albero abbattuto è una pagina strappata. Anche il mare, un tempo rifugio sicuro, sta cambiando. Le acque si riscaldano, le correnti si alterano. Le barriere coralline, organismi delicati e sensibili, reagiscono sbiancando, perdono il colore, la vita, la forza. Un corallo sbiancato non è morto, ma è ferito. E se la temperatura non torna alla normalità, quella ferita diventa irreversibile. Le Filippine, cuore del triangolo dei coralli, sono tra le prime vittime di questo cambiamento. E con i coralli scompaiono i pesci che vi trovano rifugio, nutrimento, protezione. Scompare un intero mondo. Il cambiamento climatico non colpisce solo il mare, colpisce anche il cielo. Le Filippine sono uno dei paesi più esposti ai cicloni tropicali. Ogni anno decine di tempeste attraversano l'arcipelago, ma negli ultimi decenni queste tempeste sono diventate più intense, più imprevedibili, più distruttive. Venti che superano i 300 km/h, onde alte come palazzi, piogge che trasformano intere regioni in fiumi di fango. La natura ha sempre generato tempeste, ma ora la loro forza è amplificata da un clima che cambia troppo in fretta. Ma le Filippine non sono solo biodiversità, mare, montagne e cambiamento climatico. Sotto le isole luminose delle Filippine, sotto le foreste, sotto le montagne scolpite dal fuoco, esiste un mondo che pochi hanno visto. Un mondo silenzioso, antico, scolpito dall'acqua e dal tempo. Un mondo dove la luce scompare e la terra rivela il suo volto più misterioso. Sono le grotte filippine, uno dei sistemi sotterranei più vasti e affascinanti dell'Asia. Le grotte dell'arcipelago non sono semplici cavità nel terreno. Sono cattedrali naturali, scolpite goccia dopo goccia per milioni di anni. In alcune, le stalattiti scendono come colonne di pietra. In altre, le stalagmiti si innalzano come torri di un castello dimenticato. Ogni camera è un'opera d'arte geologica, un archivio di storia che racconta il passato del pianeta. Tra tutte, una domina per grandezza e meraviglia: il Puerto Princesa Underground River, un fiume sotterraneo lungo più di 8 chilometri che scorre nel buio totale, attraversando sale gigantesche dove l'eco sembra non finire mai. Qui l'acqua ha scavato un labirinto di gallerie che si intrecciano come vene nella roccia calcarea. Le pareti brillano di minerali, illuminate solo dalle torce dei visitatori. Ogni curva rivela una nuova scultura naturale, un nuovo segreto. Ma il mondo sotterraneo filippino non è solo bellezza, è anche scoperta scientifica.
Nella grotta di Callao, nel nord di Luzon, gli archeologi hanno trovato i resti di Homo luzonensis, una specie umana antichissima, sconosciuta fino a pochi anni fa. Una rivelazione che ha riscritto la storia dell'evoluzione umana in Asia. Ogni strato di sedimento, ogni frammento di osso, ogni impronta fossilizzata è una finestra su un passato remoto. Ci sono poi le grotte di Soothon, con camere immense dove stalattiti e stalagmiti formano colonne alte come alberi. Le grotte di Tabon, chiamate la culla della civiltà filippina, dove sono stati trovati resti umani di oltre 30.000 anni fa, e decine di sistemi carsici ancora inesplorati, nascosti in regioni remote, raggiungibili solo dopo giorni di cammino nella giungla. Le grotte filippine sono un regno dentro il regno, un universo nascosto che completa il mosaico dell'arcipelago, un luogo dove la terra parla con voce antica e dove ogni passo è un incontro con l'ignoto. Ma questo regno segreto non è eterno. La sua bellezza, la sua complessità, la sua fragilità dipendono da un equilibrio delicato, un equilibrio che oggi è minacciato come mai prima. Sotto la superficie del mare, il regno segreto continua. Ci sono canyon profondi dove la luce non arriva mai. Ci sono montagne sommerse più alte di quelle sulla terraferma. Ci sono creature che sembrano uscite da un altro mondo. Pesci trasparenti, meduse luminose, squali che vivono nelle profondità. Ogni immersione è un viaggio nel tempo. Ogni metro di profondità è un passo verso l'ignoto. Il mare filippino è un archivio vivente della storia della Terra. Un archivio che si muove, che respira, che cambia. Abbiamo attraversato isole forgiate dal fuoco, foreste antiche che pulsano di vita, mari che ospitano creature gigantesche e fragili. Abbiamo visto la forza della terra, la bellezza della biodiversità, le ombre della modernità. E ora, alla fine di questo viaggio, resta una domanda. Che cosa rende davvero unico questo arcipelago? La risposta è semplice e allo stesso tempo immensa. Le Filippine sono un regno segreto, un regno che continua a nascondere meraviglie che non abbiamo ancora scoperto. Nonostante la tecnologia, i satelliti, le mappe digitali, gran parte dell'arcipelago rimane un mistero. Ci sono isole che nessuno ha mai esplorato completamente, grotte che scendono per chilometri sottoterra, fiumi sotterranei che scorrono in silenzio da millenni, montagne che ospitano specie che non abbiamo ancora catalogato. Ogni anno gli scienziati scoprono nuove forme di vita, insetti mai visti prima, piante che crescono solo su un singolo versante di una montagna, pesci che vivono in lagune isolate, coralli che brillano come stelle nel buio degli abissi. Le Filippine non sono solo un luogo ricco di biodiversità, sono un luogo in continua rivelazione. Le Filippine sono anche un luogo di rinascita. Le foreste ricrescono quando vengono protette. Le barriere coralline tornano a vivere quando vengono rispettate. Le specie in pericolo trovano rifugio quando l'uomo sceglie di essere custode, non distruttore. Il futuro di questo arcipelago non è scritto. Dipende da noi, dalle scelte che faremo, dalla consapevolezza che porteremo con noi dopo questo viaggio. Le Filippine non sono solo un insieme di isole. Sono un testamento vivente della forza della Terra, un santuario di biodiversità, un laboratorio dell'evoluzione, un regno selvaggio che ci ricorda quanto sia preziosa la vita. E mentre il sole tramonta sull'oceano, mentre le onde si infrangono sulle coste, mentre la foresta si prepara alla notte, una verità emerge chiara. Questo regno segreto merita di essere protetto, perché la sua bellezza non appartiene solo al presente, appartiene al futuro. Appartiene al mondo intero.